Amici ed amiche, benvenuti a tutti e a tutte. Oggi siamo in collegamento, come potete già vedere, con Veronica, che la vedete già. Ben arrivata Veronica. Ciao, ciao a tutti. Devo chiamarti Veronica o Anna? Perché sono due nomi Come vuoi, diversi. come vuoi tu. Beh, va bene, intanto ti ringrazio per aver ovviamente accettato questo podcast. Grazie a te per l'invito, sono molto onorata di essere qua e fare questa bella chiacchierata con te. Anche per me, perché comunque ci conosciamo da un bel po' e mi sembrava corretto chiederti anche a te, ovviamente, la tua opinione da Continent, o comunque adesso comunque non lo sai più, mannaggia. Grazie, sì, purtroppo il tempo va avanti, le cose cambiano e a volte si prendono strade diverse, però sono comunque fiera del percorso che ho fatto. E come mai hai deciso di fare questo percorso, se posso chiederti ovviamente? Assolutamente. Allora, ho iniziato nel 2016, se non ricordo male. No, 2017, non mi ricordo di preciso. Comunque andiamo indietro appunto di un po' di anni. E così un po' per gioco. Ho conosciuto degli amici con la quale giocavo e alcuni di loro erano streamer, quindi mi trovavo spesso a giocare con loro in live e questa cosa mi ha incuriosito fin da subito. Quindi Ok. dopo un po' di tempo diciamo che ho pensato e ho detto perché non provarci, ma giusto per divertirsi, insomma mi piaceva il fatto di conoscere persone, di intrattenere persone, di parlare con nuove persone e quindi ho detto perché no. Ho intrapreso questo carriera che poi vabbè non è diventato il mio lavoro, come sappiamo, però Esatto. non era neanche mia intenzione farlo diventare il mio lavoro, era proprio il concept che mi piaceva di questa cosa. L'ho portata avanti per quasi 7-8 anni, Sì. fino a poi cambiare strada e passare più al content creator più che alle live di per sé, perché mi sono resa conto che le live di per sé davano molta soddisfazione perché comunque si creava un legame con la persona che era dall'altra parte dello schermo, diciamo. Però portava via molto tempo, molte energie che ultimamente purtroppo non avevo più. E quindi ho deciso, diciamo, di abbandonarla un pochettino, anche se questa cosa mi dispiace molto perché tutto quello che ho creato e tutto quello che ho vissuto tramite le live su Twitch comunque mi hanno lasciato un bel ricordo dentro, ecco. Infatti un po' mi dispiace anche a me che non hai più potuto purtroppo continuare, comunque ovviamente per motivi tuoi, ovviamente, però mi dispiace che comunque non fai più le live, più niente. Ne stavo parlando anche l'altro giorno con Strennon, che ovviamente salutiamo. E, Esatto, la e quindi, nostra cara amica, insomma, compagna. esatto, di viaggio. Infatti ne stavo parlando con lei, ho detto perché non fa più le live, e quella, però vabbè, succede, insomma, ognuno cambia strada e fa quello che può e quello che vuole fare, diciamo. È vero, purtroppo sì, sono anche queste le scelte di vita che non sono di vita, però diciamo che si fanno anche queste scelte. Sì, assolutamente. Invece ti chiedo se qualcuno magari te lo chiede o magari ti incontra per caso e voresse intraprendere anche lui la tua carriera o comunque quello che hai fatto in passato, daresti dei consigli oppure magari, non so, fai quello che vuoi, nel senso. Allora, sicuramente racconterai una parte della mia esperienza che in tutti questi anni è stata positiva. Sono contenta di quello che ho fatto, anche se non ho raggiunto i mega traguardi che magari chi decide di intraprendere questa esperienza spera di raggiungere, che possa essere la partnership, che possa essere effettivamente farlo diventare un lavoro. Sicuramente come consiglio direi dai il massimo ma a piccoli step, perché se pretendi di arrivare subito a un traguardo del genere purtroppo il 90% delle volte si tende ad abbandonare la carriera prima
e sicuramente direi tipo viviti tutte le live, tutti i giochi e tutte le persone che incontri, perché rimarranno sicuramente pezzi di te. Assolutamente sì, questo sì. Poi ti chiedo anche hobby e passioni, oltre a quello che hai fatto e quello che fai, hai anche passioni tipo la letteratura e quant'altro? Sì, allora io sono piena di passioni, sono una donna da mille risorse, c'è qualcosa che mi interessa, cerco comunque di provarci. Ok, Diciamo che adesso come adesso, perché sono veramente tante, mi piace andare con i rollerblade, una cosa che faccio fin da piccola, mi piace disegnare, cioè ne ho veramente tantissime. Ultimamente diciamo che mi sono appassionata ai giochi da tavolo, ed è per questo che ho intrapreso un'altra strada che inizialmente era parallela a quella dello streaming di videogiochi, ok, e ora invece è solo lei, perché come dicevamo purtroppo il tempo e le energie sono sempre quelle, e quindi ora mi occupo insomma di una pagina che tratta giochi da tavolo, e in questo momento è la mia passione principale. Ci sono ancora videogiochi, film, serie TV, quelli rimangono sempre. Però diciamo che in alcuni periodi dedico le mie forze, le mie energie a determinate cose piuttosto che altre. Però ok. ora sto ritornando a giocare a un videogioco con i miei amici che ho conosciuto a inizio di carriera, diciamo, Ok. e diciamo che questa cosa un po' mi ha fatto tornare nostalgia, però sono contenta anche di ritornare sui miei passi ogni tanto, anche se non in live, però Beh, è sempre insomma, bello. l'importante è divertirsi comunque con qualcosa insieme o comunque anche da soli, perché io ogni tanto gioco da solo, ma mi diverto lo stesso, no? È vero, sono d'accordo con te. Invece poi ti chiedo il tuo gioco preferito, qual è stato e quale sarà, o comunque quale hai giocato di più? Allora, il mio videogioco preferito, allora, è stato il primo, diciamo che è quello che mi ha... allora, io gioco ai videogiochi da quando ho 10 anni circa. Ho iniziato dalla PlayStation 1, poi 2, ho saltato la 3 giusto perché ero in adolescenza e quindi non ero molto interessata, però diciamo che è sempre stata una mia passione. Mi sono riavvicinata al mondo dei videogiochi con The Division 1, che mi ha fatto ritornare la passione, proprio me l'ha fatta riesplodere, anche se la mia infanzia è stata, diciamo, caratterizzata da Crash Bandicoot, Spyro, tutti giochi che mi ricordano la Ok, mia infanzia. nel Tant'è che passato. là forse non si vede, però ci sono tutte le console dalla 1 alla 3 e tutti i giochi, videogiochi della PlayStation 1, 2, 3 e così via. È Ok, proprio una cosa che mi ha sempre appassionato fin da piccola. immagino tante passioni. So che di recente anche hai preso una moto, quindi ho intravisto qualcosa. Sì, anche quella, esatto. Per quello ho detto, sono piena di passioni, solo che il tempo è quello che è e quindi bisogna dividere in base al periodo. Ora purtroppo la moto non è proprio periodo, Sì, beh, anche certo. se si spera che adesso si stia aprendo la stagione, quindi ci si possa tornare a divertire, ecco. Assolutamente sì, adesso col bel tempo, sicuramente, adesso con la primavera magari qualche giro se lo si fa. Esatto, Poi invece spero, ti spero. chiedo, hai anche musiche particolari che ti piacciono ascoltare o comunque quali sono le tue musiche particolari, ecco. Allora, della musica non sono mai stata ossessionata. Mi Mhm. piace, ma non è mai stata una mia ossessione. So che molte persone non riuscirebbero a vivere senza musica. A me piace molto, e tant'è che però non ho un genere in particolare, anche quello è molto variabile, un po' Ok, come il mio stato d'animo. Diciamo che sicuramente metterei in alto alla mia classifica i Pinguini Tattici Nucleari, che ok, mi piacciono tanto, mi piacciono i testi e mi piace molto la musica che fanno. Però
ti dico, mi piacciono i latinoamericani, mi piace un po' di metal, cioè è proprio una cosa, dipende molto come mi sento. Come ti gira, esatto. Poi l'ultima cosa, le ultime due cose che ti chiedo, poi abbiamo finito, dopo ovviamente se vorrai aggiungere qualcos'altro liberissima di farlo. Se ti piace, oltre alla lingua italiana, hai anche qualche altro gusto particolare della lingua? Ti piacerebbe sapere qualcosa o hai già qualche altra conoscenza della lingua italiana? Allora, nel senso, lingue estere dici o... Lingue parlate, tipo il dialetto, che io ho il veneto, magari tu ne hai un altro. Allora, diciamo che io sono cresciuta in una famiglia con due dialetti diversi, perché mio papà viene da un dialetto parmigiano e mia mamma da un dialetto cremonese, quindi diciamo che io sono cresciuta con due dialetti diversi e questa cosa mi ha creato molte difficoltà nell'impararlo. Li capisco entrambi, ma non li so parlare e questa cosa mi dispiace perché ne parlavo anche con magari altre persone. Che purtroppo il dialetto, almeno qui da noi, non so se in tutte le regioni è così, penso che da voi sia un po' più impiantato forse, tende un po' a sparire. Cioè vedo che molti ragazzini o comunque anche molte persone della mia età, comunque 30 anni, che non sanno il dialetto e questa cosa mi dispiace un po' perché comunque sono le nostre origini, sono da dove tutto è partito, i nostri nonni, i nostri bisnonni e il fatto di non saperlo parlare un po' mi dispiace, però lo trovo affascinante, un po' come dialetti di tutta Italia, diciamo. Sì, assolutamente sì, io parlo solo il veneto, poi anche l'italiano e il portoghese, però altre lingue non ne conosco. No, io sono un disastro, cioè mastico un po' di spagnolo, un pochettino di inglese, diciamo che mi faccio capire, riesco ad arrangiarmi, ma non sono molto brava purtroppo e mi dispiace perché è una cosa che nella quale mi piacerebbe impegnarmi un po' di più, però ripeto è pazienza, poi con il tempo magari si impara qualcosa anche lì, chissà, magari. Sì. Poi ti chiedo eventualmente, adesso che ovviamente c'è la moda, no, dell'intelligenza artificiale, tu ne usi, la consigli, non la consigli? Allora, io penso che l'intelligenza artificiale sia uno strumento molto forte, però penso anche che vada trattato come strumento. Molte persone lo trattano come sostituto della propria intelligenza, del proprio pensiero, del proprio pensare e penso che questo sia sbagliato perché è, ripeto, uno strumento che ci può semplificare la vita, ci può aiutare in determinate cose, ma non deve assolutamente sostituire quello che è il nostro pensiero, quello che è il nostro punto di vista. Allora, a me capita a volte di usarlo ma per esprimere meglio un concetto che già ho dentro di me. Mi capita per lo più di usarlo, per lo più, non così spesso, però mi capita per lo più di usarlo come content creator per riuscire ad esprimere magari un concetto in modo diverso, in modo più appropriato a quello che è magari le varie piattaforme. Però penso che non debba sostituirmi e che sicuramente quello che è può essere il prodotto finito, il prodotto base di partenza è sicuramente una mia idea o comunque esce dalla mia testa e dal mio essere, perché penso che se si utilizzi come sostituto l'intelligenza artificiale porti ad adagiarti un po' troppo sugli allori e a smettere di pensare ed è una cosa che non si può neanche prendere in considerazione. Assolutamente sì, anch'io la uso il giusto per quello che devo creare, tipo ad esempio qualche copertina, se non qualche copertina per i video o magari per qualche aiuto extra da fare, se devo creare qualcosa, inventare qualcosa, ecco. Sì, è molto 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 utile come aiuto, ecco, esatto. Sono d'accordissimo con te.
Esatto, niente, cara Veronica, ti ringrazio. Se ovviamente hai qualsiasi altra cosa da aggiungere, sei liberissima di farlo, ovviamente. Grazie mille. Io ripeto, ti ringrazio per questo invito, mi ha fatto molto piacere, soprattutto per ricordare insomma i nostri periodi insieme da streamer, nella quale ci siamo divertiti Esatto. tanto e ci siamo fatti tante risate. Spera, anche se non in live, comunque si possa tornare a giocare insieme, a divertirci insieme. E non mi sento di aggiungere niente perché penso di aver già parlato tanto e di essere stata già abbastanza logorroica Non con ti tutte le preoccupare, domande che mi fanno. il tempo ce l'abbiamo finché vuoi, guarda, non ti preoccupare. Comunque, ovviamente, qualora mi ricorderò, ti metterò i canali tuoi in descrizione, spero. Grazie mille, anche se purtroppo sono... Però c'è qualcosina di interessante del vissuto passato, dai. Ecco, quindi andate a spulciare un po' magari qualche nostalgia canaglia. E detto questo, ragazzi, vi ringraziamo per essere arrivati fino qua e per essere stati fino qua. Noi ci becchiamo presto con un altro video intervista o con un altro gioco, non lo so. Boh, nel dubbio attivate le notifiche. Ciao a tutti, ragazzi! Ciao!